No, è tornata la Il maiala! maiala, va, cammina. Camminiamo? Sì. Anche oggi? Sì. Buongiorno, dai! Dove è in cammino? Oggi seconda tappa del... Il cammino di San Colombano, tappa da Colico fino a Bellano. Sono 17 17 km. km, 900 metri di salita. Questo è esattamente. Sì, stiamo finalmente uscendo da Colico e fra un po' l'asfalto qua diventerà sterrata e poi sentiero e via, proseguiremo verso il laghetto di Piona, che è la parte, forse la parte più panoramica, più carina di questa tappa. Poi oltre fino a Bellano. Via, in cammino. Allora, noi siamo saliti da Colico. Da qua invece arriva la variante che da Colico faceva il giro a Piantedo e poi si rimetteva qua sul sentiero. E noi saliamo di qui. Per ora nessuna indicazione del cammino di San Colombano, abbiamo seguito quelle delle vie del viandante. Per cui potete seguire quelle per adesso. Vediamo se più avanti compare qualche cartello e qualche adesivo specifico del cammino di San Colombano. Che nella tappa precedente, nella prima tappa c'erano. Abbiamo trovato il primo cartello di giornata del cammino di San Colombano, che però dice di proseguire sul sentiero del viandante fino alla Badia Lariana. Vabbè. Allora, la variante di Piantedo arriva da qua, che se poi la prendete e salite potete arrivare su fino al rifugio Roccoli Lorla per poi salire al Legnone, mentre qua c'è il sentiero del viandante e il cammino di San Colombano. Infatti è comparso anche l'adesivo, per cui non resta che seguirlo. Abbiamo fatto 350 metri di salita, là sotto c'è il lago di Como con il Colico e là in fondo, non so se si vede attraverso la foschia, si vede un pezzettino del lago, penso sia il laghetto di Dascio e poi il lago di Mezzola, penso sia quello di Dascio quello. Adesso Sparsè, che non so se dall'etimologia c'entra qualcosa con gli asparagi, però me li ricorda. Questo tratto l'abbiamo fatto nel verso opposto, cioè da Lecco a Colico, sul sentiero del viandante. E quando siamo passati qui, ormai 3 anni fa, questa stavano sistemando, stavano costruendo. Sentite il sentiero del viandante. Casetta delle Fate, che dopo il cammino d'Europa stiamo molto attenti a queste cose. La casa Dell'Elfo Peo. Non so se avete già visto il nostro cammino d'Europa perché la nostra scaletta di pubblicazione è variabile. Forse sì, forse no, comunque lo troverete nel caso qui sotto in descrizione. Wow, guardate che carino. La piana di Colico, c'è la collinetta del Forte di Fuentes in basso, non so se la vedete, e poi il lago. Noi siamo a poco più di 2,5 km, ma forse anche meno, da San Rocco, sopra Dorio.
Sotto di noi il laghetto di Piona, che è un'insenatura del lago di Como. Sulla punta della penisola c'è l'abbazia di Piona, e se volete vederlo dall'acqua c'è il nostro video, il viandante in kayak, qui sul canale, lasciamo il link in descrizione, che ci siamo entrati, siamo sbarcati all'abbazia e poi siamo entrati nel laghetto qui, poi abbiamo proseguito per Colico. Questo è il tratto che preferisco del sentiero del viandante, è quello più bello secondo me, è panoramico, nel verde, in mezzo alle rocce, molto molto bello. Penso che sia un piccolo ricovero nel caso di maltempo. Là nell'angolo estremo in fondo a sinistra del lago si vede la foce del Mera, che abbiamo disceso in kayak per poi approdare al Colico, e vedete dalle foglie il vento soffia da nord, ma pian piano si acquieterà e inizierà a soffiare da sud, per cui il Tivano lascerà il posto alla Breva. Noi continuiamo a salire verso San Rocco, ormai è là dietro. Siamo all'oratorio di San Rocco, sopra Dorio. Eccolo qua. È stato eretto in ringraziamento per aver sconfitto per 3 volte le epidemie di colera. Allora, ci siamo fermati qui all'oratorio di San Rocco, anche se sono solo le 11:30 per mangiare, perché Era così bello. ci sono i tavoli e c'è anche una fresca fontanella là sopra, per cui poi mangiamo e poi proseguiamo. Là sotto c'è Dorio. Sotto di noi Dorio, si vede anche la stazione e il pontile da cui siamo arrivati e attraccati in kayak, arrivati e ripartiti lungo il sentiero del viandante in kayak. Non so di preciso a quando risalga questa stradiciola, ma è stato proprio un lavoro certosino, guardate, poi là sotto prosegue ancora ed è già da diversi chilometri che ci siamo sopra, un'impresa. Siamo nella Valle degli Asini, tant'è che più avanti c'è anche un piccolo nucleo di case in pietra che si chiama Case Asen. È pieno di balconi sul lago, come questa chiesa, vedrò. Ecco qua. La chiesa di San Giorgio, XVII secolo, antica parrocchiale dal 1506.
il castello di Corenno Plinio e dietro il campanile della chiesa di San Tommaso. Noi ci siamo passati sia per il viandante normale che per il viandante in kayak, e l'abbiamo visitato Corenno Plinio quando non abbiamo potuto proseguire col kayak e c'è un video mission failed per colpa del vento. Abbiamo già visitato, ma adesso è riaperto diciamo il ticket office, diciamo uno sgabuzzino davanti al paese. Per visitare il borgo bisogna dare un contributo. Quello là sotto è Dervio e là si vede già la torre del castello. Vediamo, dovremmo salirci, mi pare. Il percorso dovrebbe portarci proprio a salire sul colle da una parte e a scendere dall'altra. E questo è un tratto asfaltato, non è bellissimo, tant'è che qua sopra c'è la superstrada in galleria, però è tranquillo, non sono ancora passate auto. No, c'è da dire che appena si sente un rumore di carta, di snack, cioè sono addestrati quelli, guardate. Dai. No, vedrai che è delicato, hai visto? Che buoni. No, la mia tartaruga non è così amichevole. Andiamo, dai. Basta. Ciao. Ciao cavallino. Ecco qua il castello, quel che resta, comunque. Esatto, è chiuso, l'info point è chiuso. E indovinate, la chiesa di San Leonardo è chiusa. Salutiamo Dervio e andiamo verso Bellano. Sa che oggi finiremo a Bellano. L'ultima salita, poi c'è la discesa a Bellano alla stazione.